Buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo Ducati Firenze, abbiamo appena ritirato questa bestia qua perché andremo al Ducati Dre a Nipozzano, in particolare il Ducati Dre Enduro. Che cos'è? Non posso anticiparvelo perché è troppo bello e lo scopriamo domani insieme. Questa immagino che tutti voi la conosciate. Ci siamo! È proprio fighissima. Mega anteprima e anticipazione su tutto. 1260 Enduro è quella che userò quest'estate per il mio road trip in America, quindi non vedo assolutamente l'ora. No, il navigatore ci ha portato nella strada sbagliata. Cioè, no vabbè, che sterzo c'ho? Via. Wow, mettere il cruise control non ha prezzo. Corsia libera. 1. Prego attendere, navigazione in corso. Che belle queste strade. Sento già aria di Dre Enduro. Che spettacolo. Forse siamo arrivati. Veramente piacevole da guidare. Parte. Buongiorno a tutti amici, mattina e stiamo andando in direzione del castello di Nipozzano. Sì, vabbè, ciao. Buongiorno. Che figata. Me le sono studiate un po' e molto rapidamente e ho visto che praticamente il 1260 Enduro è la versione stock. Tra le modifiche troviamo il terminale Termignoni, protezione case per tutta la moto e protezione per i radiatori. Il manubrio, che apparentemente sembra diverso rispetto a quello di serie, vi confermo che è lo stesso, semplicemente ruotato in avanti. E ultima modifica, il lunotto posteriore che è abbassato per riuscire a fare più movimento. Ora sto andando a cambiarmi. Test the 959 Panigale Briefing. Ok, briefing fatto e adesso siamo pronti per la fase di selezione delle moto. Nelle 2 ore di briefing ci hanno fatto vedere un po' tutte le tecniche di guida, come va spostato il peso a seconda delle varie curve e l'impostazione della guida in caso di salita e discesa e in caso di rischio caduta. Beh, allora io prendo quella col Termignoni. Vai, te l'abbiamo anche dedicata. Enduro Academy. Dettaglio tecnico importante al titanio. Ma la doveva mettere anche con Andrea Pirillo però. È il secondo step, se sei promosso. Prima devi studiare e dopo ti daremo la promozione. Io ci ho provato, Partiamo. Siamo pronti? Fighissimo qua. Ci hanno detto di stare sempre in piedi, che la sella non si usa. Ci sono dei paesaggi ragazzi che sono un mozzafiato. 35 gradi. L'impostazione di guida del multi è tutta diversa. Vabbè, come si guida bene. È tutta diversa rispetto a quella di una moto da enduro, perché c'è molta più massa. Però questo non vuol dire che non si riescano a fare 1000 acrobazie. Testeremo il multi enduro al limite. Eccoci arrivati al campo 1, campo nel quale faremo la prima sessione di guida. La cosa principale da saper controllare su una moto così pesante è il bilanciamento del peso. Quindi adesso ti stanno insegnando a capire come muoverci sulla moto per riuscire a trovare l'equilibrio perfetto. E poi mano a mano che prendi confidenza con la moto riesci a starci anche su completamente da solo. Wow! Ce l'abbiamo fatta! Questo passaggio è interessante. Buono, 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 buono! Praticamente c'è un asse di legno che passa da 5 cm a 3 cm ed è sollevato da terra di 2 cm, quindi una roba minima. Bisogna passare lì sopra
mantenendo l'equilibrio. Uno, due, tre. Tolundulé, e ci hanno detto che nel deserto può succedere che si verifichi quel fenomeno per chilometri e chilometri. adesso io la mezza lui dici perché ne prepariamo. Ho sudato abbastanza, come potete vedere. Abbiamo finito adesso le lezioni della mattina. Siamo tutti molto accaldati, ma è normale d'altronde. Però è veramente fighissimo. Ora una tipica cucina toscana per farci riprendere un po' di energie. Camp parte 2 vuole dire percorso a ostacoli un pelo più difficili rispetto a questa mattina. Ci sarà poi una suddivisione in 2 categorie. Adesso c'è il buon Nick che l'abbiamo costretto a farci video perché così c'è una soggettiva bella. Quindi Nick, mi ci vedi afferrato sul multi o no? Ti vedo bene. È cucito a pennello su di me. Stavo pensando che dobbiamo imparare a girare su noi stessi, tipo tutto con la moto di traverso. Tu devi imparare. Dai, andiamo a farlo. Sai che ti sdraierai prima o poi. Facciamo quello in 2. Al massimo se cade almeno stai facendo il video, no? Adesso facciamo l'esercizio Tolundulé, che è lo stesso che abbiamo fatto questa mattina, solo che questa c'ha anche un po' di pendenza annessa. Cambio pilota e Nick mi fa vedere come si fa. Sei pronto, Nick? Più o meno. Questa qua è la bilancia, per cui la moto quando dovrebbe arrivare più o meno a quell'altezza lì si inclina. Riuscirà Nick a farcela? Ce l'ha fatta, ora tocca a me. Rifacciamolo. Bravo Andre. Stamattina ho visto persone e ho parlato con persone che non erano mai andate fuori strada e che adesso invece se la stanno cavando abbastanza bene, e da stamattina ad oggi pomeriggio sono molto migliorate. Anche io ho imparato delle cose, soprattutto perché una moto così grossa non l'avevo mai guidata in enduro e né pensavo si potesse fare tutte le cose che abbiamo fatto oggi. E vi confermo che il primo day del Dre Enduro è ufficialmente terminato. Sono venuto adesso in hotel al volo per cambiarmi, rinfrescarmi. Tu entri e sei praticamente dentro a una antica villa, probabilmente. Davvero incredibile. Qui invece mega salottino. E questa è camera mia, con una doccia stupenda, perché se non facciamo dei danni non siamo molto felici. Buongiorno a tutti, benvenuti al Day 2. Io e il buon Nick siamo rimasti indietro questa mattina perché ho caricato un video su YouTube. Ciao Nick, pronti a sentire il Termignoni? Via. No, cavalletto laterale. Il programma di oggi sarà rivedere un po' gli esercizi più difficili, andare a farci una bella endurata di 1 oretta e mezza. Tutto di traverso. Fai lo slalom per bene che ti guardo. Ma che stile il Nick. Quindi ora stiamo salendo questo monte tutti in convoglio. Siamo circa 15 mi pare. Io sono il penultimo perché dietro di me c'è il maestro che chiude la fila. Qualora ci fosse qualche problema ci aiuta lui. E invece davanti che apre la fila c'è il grande Beppe che conosce tutte le strade. Castelnuovo. C'è questo abita qua sul serio. Ne fa di strada. Casa di legno, ed eccoci in cima, la vista a dir poco fantastica. Test d'enduro fatto su per le montagne, per i monti. Siamo arrivati a 1100 metri e queste sono tutte le moto alle mie spalle, davvero tantissime. Beppe, il numero 1, grande Beppe. Bravo Pirillo, sei forte. Allenati per la Dakar, allenati. Sì, mi vuole sulla Dakar Beppe. Sta strada a rientrare. E questa è la vista alle spalle.
Così amici siamo giunti alla fine di questo fantastica 2 giorni. Ho scoperto la multistrada enduro, che cosa posso fare con questa bestia, e mi sono divertito soprattutto tantissimo. Vi dico ancora una volta che questi paesaggi qua non li avevo mai visti prima. Pronto per tornare con la multistrada enduro al concessionario di Firenze e lasciarla per poi tornare a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi che cosa ne pensate, commentate qua sotto, mettete mi piace se vi è piaciuto il video. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima col prossimo video.